Un sorriso che accendeva gli stadi, un talento capace di trasformare il calcio in arte. Ronaldinho non è stato soltanto un campione, ma un'icona che ha cambiato il modo di vivere questo sport. Con la maglia del Barcellona ha incantato il mondo, riportando i blaugrana al vertice d'Europa e vincendo il pallone d'oro nel 2005. Dribbling impossibili, colpi di tacco e passaggi illuminanti con gol spettacolari. Il suo calcio era pura gioia, imprevedibile e libero da schemi. Ha reso popolari le skill moves ben prima che esistessero nei videogiochi, diventando l'idolo di un'intera generazione. Ma oggi ci chiediamo, se Ronaldinho esordisse nel calcio moderno, con tattiche più rigide e ritmi forsennati, riuscirebbe ancora a dominare? È arrivato il momento di scoprirlo. Questo è il nostro Ronaldinho, appena sedicenne. I suoi attributi raccontano di un ragazzo che ha appena cominciato, ma che lascia già intravedere un potenziale straordinario. È chiaro, fin dall'inizio, che non parliamo di un giovane comune, ma di qualcuno che può scrivere pagine importanti della storia del calcio. Per chi non conoscesse questa serie, il meccanismo è semplice. Seguiremo la sua carriera stagione dopo stagione, senza intervenire in prima persona. Io non influenzerò tattiche o scelte di campo, e l'unica eccezione saranno le offerte di mercato, dove sceglieremo la destinazione migliore per accompagnarne nella crescita. Tutto il resto sarà deciso dal campo, dalle scelte del club e dal talento del protagonista. Con queste premesse, la carriera moderna di Ronaldinho riparte dalle giovanili del Gremio. Dopo la prima stagione possiamo già osservare i suoi progressi. A soli 17 anni viene promosso in prima squadra e trova spazio, seppur limitato. 7 presenze complessive, sempre dalla panchina, ma sufficienti per firmare il suo primo assist tra i professionisti. Un passaggio arrivato nel clamoroso 6-0 contro il Santos. Ronaldinho arretra a centrocampo, si prende la responsabilità di costruire il gioco e serve un compagno in inserimento con un filtrante preciso, che porta al gran gol di Pavon, bravissimo nel tiro da lontano. È il primo segnale della sua visione e della capacità di illuminare la manovra. Nel frattempo il Gremio perde la finale del campionato statale contro l'Internazionale, mentre chiude settimo in Serie A, a un passo dalla qualificazione continentale nella competizione più importante. Nonostante ciò, il debutto di Ronaldinho ha già acceso l'entusiasmo. La seconda stagione segna una tappa fondamentale. A 18 anni firma il suo primo contratto da professionista. Diventa un membro stabile della rosa, anche se non ancora un titolare fisso. Colleziona 11 presenze, 5 delle quali dal primo minuto, segnando 2 gol e servendo 3 assist. Viene schierato soprattutto come punta centrale nel 4-3-3, un ruolo non ideale, ma che non gli impedisce di lasciare il segno. E intanto il Gremio cresce. Chiude al 6º posto, conquistando la qualificazione alla Coppa Libertadores, e conquista il campionato statale battendo l'Internazionale con un netto 3-1 complessivo. È il primo trofeo ufficiale per il nostro Ronaldinho. Un passo simbolico ma importante nella costruzione della sua carriera. Nella terza stagione il salto diventa evidente. Ronaldinho si trasforma da giovane promessa a giocatore ormai pronto per reggere i ritmi della prima squadra. Cresce anche fisicamente, guadagnando 7 kg di massa senza perdere agilità. I numeri raccontano bene il suo impatto: 50 presenze complessive con 17 gol e 4 assist. Il Gremio chiude quinto in campionato, ma soprattutto vive una cavalcata indimenticabile in Coppa Libertadores. Dopo un percorso lungo e complicato arriva in finale e al termine di una sfida durissima contro il Vitória alza il trofeo ai rigori. Ronaldinho non è decisivo nella finale, ma in precedenza aveva firmato una delle reti più belle della competizione. Controllo elegante al limite e tiro a giro di sinistro che si insacca alle spalle del portiere. A soli 19 anni porta a casa un titolo che rappresenta un punto di svolta nella sua carriera, il primo trofeo importante della sua, appunto, giovane carriera, insieme a un nuovo successo nel campionato statale. Siamo a luglio 2026, nel cuore della stagione brasiliana. Ronaldinho viene ormai definito da tutti un ragazzo prodigio. I suoi numeri lo confermano: 40 presenze, 27 gol e 5 assist. Statistiche impressionanti che inevitabilmente attirano l'attenzione dall'Europa. E infatti la chiamata arriva. Il Tottenham si presenta con un'offerta da 19 milioni e mezzo di euro. E non parliamo comunque di una big assoluta, ma di un club importante della Premier, ambizioso e in crescita. In panchina c'è Thomas Frank, allenatore capace e organizzato, anche se non celebre per la gestione dei giovani talenti. Nonostante questo, l'occasione è troppo grande per rinunciare e Ronaldinho prepara le valigie. È tempo di misurarsi con il calcio europeo. Arriviamo così a giugno 2027. Ancora una volta la grafica ci mostra i progressi. Dribbling, freddezza e visione di gioco sono ormai tratti distintivi del suo profilo. Ronaldinho si è adattato alla Premier e si è preso la maglia da titolare degli Spurs. Chiude la stagione con 47 presenze, 18 gol e 3 assist, oltre a una media di oltre 2 dribbling riusciti a partita. È già un giocatore che sa fare la differenza. Il Tottenham conclude quinto in campionato, guadagnando l'accesso alla Champions League. In patria non arrivano successi nelle coppe, ma in Europa succede qualcosa di speciale. Gli Spurs raggiungono la finale di Europa League e la vincono, battendo la Roma
Roma per 2-0. Protagonista assoluto della serata, ancora una volta Ronaldinho, autore di una doppietta. Il secondo gol è un lampo, un sinistro potente dal cuore dell'area che sorprende il portiere, immobile davanti alla sua conclusione. Come se non bastasse, questa stagione segna anche l'esordio con la nazionale maggiore, in un amichevole contro gli Emirati Arabi. Un traguardo che completa un percorso impressionante. In 4 anni Ronaldinho è passato dalle giovanili del gremio a sollevare trofei in Sud America e in Europa, conquistando un ruolo di primo piano in Premier League. Se questo è soltanto l'inizio, il futuro promette una carriera che vale davvero la pena di seguire. Siamo a giugno 2028 e a 22 anni Ronaldinho sembra ormai pronto per il salto verso una squadra di altissimo livello. Per il momento, però, resta concentrato sul Tottenham, visto che offerte concrete non ne sono arrivate. La sua stagione è stata intensa, 43 presenze titolari, con 17 gol e 3 assist. Numeri buoni, ma accompagnati da una media voto piuttosto bassa, frutto di prestazioni discontinue, sia sue che della squadra. Anche nei dribbling, il suo marchio di fabbrica, si è visto un calo evidente. Gli Spurs infatti hanno faticato in patria, centrando soltanto la qualificazione in Conference League, mentre in Coppa Nazionale sono stati eliminati già nei primi turni. E in Champions League le cose non sono andate meglio. Una fase a gironi deludente, chiusa a fatica in zona spareggi, e un playoff perso contro il PSG con un complessivo 4-2. L'estate però porta con sé la Coppa America e il Brasile arriva in finale contro il Messico e trionfa 2-1. Ronaldinho non parte titolare nella sfida decisiva, ma il suo torneo resta positivo. 4 gol realizzati, segno che con la maglia verde-oro sa incidere. Un trofeo in più in bacheca, il primo con la nazionale, anche se in carriera manca ancora un salto netto a livello di club. Nella stagione successiva Ronaldinho compie un passo avanti importante. Tecnicamente e fisicamente raggiunge un livello altissimo, mentre sul piano mentale comincia a maturare. Lo testimoniano infatti i numeri: 50 presenze, 16 gol e 7 assist, con una media voto che torna vicino al 7. Forse dovrebbe però partecipare di più alla manovra, visto che i passaggi completati restano pochi e con un'accuratezza dell'86%, ma i progressi sono stati chiari. La squadra invece continua a non convincere. In Premier League chiude settima con il solo pass per l'Europa League e nelle coppe nazionali esce presto. In Conference invece il cammino è convincente. Finale raggiunta e vittoria 3-1 contro il Friburgo. Ronaldinho nuovamente non segna nell'atto conclusivo, ma aveva messo la firma con un gol importante in semifinale su assist di Ildiz e un titolo che arricchisce il palmarès, ma resta la sensazione di una stagione a metà. Il vero salto arriva nella stagione 2029-2030. Ronaldinho gioca 50 partite, segna 32 gol e serve 15 assist, con una media voto decisamente più alta. Una stagione da trascinatore assoluto e il Tottenham ne beneficia. In Premier League lotta per il titolo fino all'ultima giornata, chiudendo secondo a un solo punto dalla vetta. In Europa League il percorso porta fino in finale contro il Newcastle e il trofeo arriva grazie ad un gol di Álvaro Rodríguez nei primi minuti. Ronaldinho non gioca alla finale, ma in semifinale aveva illuminato il cammino con una prodezza. Un mancino da 25 metri che si insacca a fil di palo con il portiere che ci ha provato, ma senza successo. Per la prima volta possiamo parlare di una stagione davvero soddisfacente, sia per il club che per il nostro assistito. L'annata successiva si apre con la Supercoppa Europea contro il Real Madrid, una partita che pochi si aspettavano di vincere, ma che il Tottenham porta a casa a sorpresa. Ronaldinho viene schierato come punta centrale nel 4-2-3-1, una scelta discutibile, ma alla fine ciò che conta è il risultato. A gennaio arriva la svolta. Il Bayern Monaco mette sul tavolo 89 milioni di euro per portarlo in Baviera, una proposta che non si può rifiutare. I bavaresi sono un club storico, sempre vertici in patria e in Europa, guidati da Simone Inzaghi, tecnico che gioca con 2 punte e potrebbe valorizzarlo accanto a un riferimento offensivo. L'offerta viene accettata e Ronaldinho diventa ufficialmente un nuovo giocatore del Bayern. Chiude così la stagione con 49 presenze complessive, 12 gol e 7 assist tra Tottenham e Bayern. In Germania comincia infatti a ritagliarsi spazio con 19 apparizioni, 5 reti e 3 assist, mostrando l'ampi del suo talento anche in un contesto nuovo. Il Bayern però non riesce a centrare i suoi obiettivi. In Bundesliga si ferma al secondo posto, a 3 punti dall'Leverkusen campione, mentre in Coppa Nazionale esce prematuramente senza mai arrivare in fondo. In Champions League il cammino si arresta agli ottavi contro l'Inter, che si impone con un complessivo 5-3 e mette in evidenza i limiti di una squadra ancora in costruzione. È stato quindi un anno di transizione, utile soprattutto a Ronaldinho per ambientarsi. I giudizi vanno rimandati alla stagione successiva, quando potrà vivere l'intera annata dall'inizio come protagonista. Ed è proprio nella stagione seguente che Ronaldinho diventa un titolare a tutti gli effetti. Viene impiegato con continuità e risponde con numeri importanti: 45 presenze, 22 gol e 3 assist. Dal punto di vista realizzativo l'impatto è chiaro, mentre il suo coinvolgimento nella manovra resta limitato, con 580 passaggi in tutta la stagione e percentuali non altissime. Segno che può ancora crescere nella capacità di far giocare meglio la squadra, oltre che nel finalizzare. Nonostante le sue reti, il Bayern non riesce a imporsi. In campionato chiude ancora secondo, questa volta alle spalle dell'Ipsia, che conquista il titolo con 2 punti di vantaggio. In Coppa Nazionale arrivano al
un'altra eliminazione prematura che lascia delusione nell'ambiente, e in Champions la situazione è ancora più amara. Il cammino infatti si interrompe addirittura agli spareggi, con il Bayer Leverkusen che domina la doppia sfida e si impone 4-1 nel complessivo. Un derby tedesco senza storia che evidenzia quanto i bavaresi siano ancora distanti dal livello europeo a cui aspirano. Nemmeno l'estate porta le soddisfazioni che tutti si aspettavano. Con la maglia del Brasile, Ronaldinho disputa la Coppa America e raggiunge la finale contro l'eterna rivale, l'Argentina. Una partita equilibrata, decisa soltanto ai rigori, e proprio dal dischetto arriva la delusione più grande. Ronaldinho, insieme a Vinicius e André, sbaglia il proprio tiro, consegnando il trofeo all'albiceleste. Una sconfitta dolorosa che pesa ancora di più per il modo in cui è maturata. Quella del 2031 si chiude così, come una stagione da dimenticare in fretta. Ronaldinho ha trovato spazio e continuità, ha segnato molto, ma i grandi traguardi gli sono sfuggiti sia con il club che con la nazionale. Ora la sfida più importante sarà non lasciarsi condizionare dalle delusioni, ma trasformarle in motivazione per alzare ulteriormente il livello. Ed effettivamente, almeno per quanto riguarda il nostro assistito, posso dire che ha risposto alla grande. In questa stagione ha collezionato 56 presenze tra club e nazionale, con 24 gol e 11 assist. Si è fatto coinvolgere di più nella manovra e questo ha fatto anche salire il numero dei passaggi vincenti, oltre di fatto alla media voto. Il Bayern però ancora una volta non è riuscito a vincere il campionato, chiudendo alle spalle dell'Ipsia campione con 2 punti in meno. Decisivi 9 pareggi, troppi per una squadra che punta al titolo. Anche in Coppa Nazionale è arrivata una delusione, con l'eliminazione al quarto turno. Decisamente meglio invece il percorso europeo, che questa volta si è spinto fino ai quarti di finale, dove però il City ha travolto i tedeschi con un netto 7-1 complessivo. In Champions è arrivato comunque uno dei gol più importanti della stagione di Ronaldinho, negli ottavi contro la Juventus. Contropiede perfetto, conclusione precisa che passa sotto le gambe del portiere e rete che pesa tantissimo nel doppio confronto. Un miglioramento c'è stato e anche se non è arrivato alcun trofeo, resta la sensazione che qualcosa si stia muovendo nella direzione giusta. Alla fine della stagione successiva ho voluto fermarmi a riflettere sullo sviluppo di Ronaldinho. Tecnicamente e mentalmente è ormai a livelli altissimi, ma fisicamente non ha mai raggiunto l'esplosività incredibile che mi aspettavo. Resta un giocatore fenomenale, ma forse un po' meno dominante di quanto immaginassi. Qualche problema fisico l'ha tenuto fuori in alcuni momenti e le presenze si sono fermate a 52, con 21 gol e 5 assist. Quello che preoccupa è la percentuale di tiri in porta, scesa dal 57 al 41% in una sola stagione. Il Bayern, come ormai da abitudine, ha deluso in Coppa Nazionale, con un'eliminazione prematura, e in Bundesliga si è dovuto accontentare ancora del secondo posto, dietro l'Ipsia campione. In Champions è arrivata un'altra pesante eliminazione agli ottavi, questa volta per mano del Chelsea, che ha dominato il doppio confronto vincendo con un clamoroso 8-1. Finalmente, almeno a livello nazionale, è arrivata una soddisfazione. Nell'estate successiva si è giocato il mondiale in Giappone e il Brasile ha trionfato in finale contro la Spagna. Una partita a senso unico, 22 tiri totali, 10 in porta, 2 gol segnati e nessuno subito. Ronaldinho, schierato come punto centrale nel 4-3-3, non ha trovato la rete, ma ha servito all'assist decisivo per il gol del vantaggio e nel corso del torneo è stato protagonista assoluto, chiudendo con 4 gol e 2 assist. La competizione più importante al mondo finisce così nella sua bacheca personale e ora, come tutti noi, anche lui sogna di aggiungere altri trofei con il club. Arriviamo a giugno 2035. A 29 anni Ronaldinho è il cuore pulsante del Bayern. I suoi numeri sono straordinari: 41 presenze, 20 gol e 7 assist, nonostante abbia saltato gli ultimi 2 mesi per un infortunio muscolare. Durante la stagione ha trascinato la squadra con una media voto di 7.43, una delle più alte mai registrate in carriera, ma appena è stato costretto ai box il Bayern è crollato. In campionato è chiuso ancora secondo, con soli 68 punti contro gli 81 dell'Ipsia. In Champions l'infortunio invece non ha cambiato nulla. Già agli ottavi la squadra era stata eliminata. Difesa fragile e rendimento altalenante continua a condannare i bavaresi, lasciandoli sempre a mani vuote. E così, a poche stagioni dal termine della carriera di Ronaldinho, arriva un'altra annata senza trofei. E in quella successiva si nota anche un piccolo calo in alcuni valori fisici, nulla che ne comprometta la qualità, ma abbastanza da rappresentare un campanello d'allarme. Nonostante ciò, le sue cifre restano eccezionali: 46 presenze, 20 gol e 7 assist, con una media voto altissima. A colpire sono soprattutto altri dettagli: oltre 1200 passaggi completati, il 55% di tiri nello specchio e quasi 4 dribbling riusciti a partita. Il problema è che il Bayern sembra ormai vivere solo dalle giocate di Ronaldinho. La squadra chiude ancora seconda, lontanissima dall'Ipsia, segna appena 55 gol e ne subisce 39. In un altro campionato statistiche del genere non basterebbero nemmeno per un posto in Europa, e infatti in Coppa Nazionale non si va avanti, mentre in Champions si arriva sia agli ottavi, ma per poi crollare di nuovo, questa volta contro il Real Madrid, vittorioso 5-3 nel doppio confronto. Un altro anno senza successi e un altro anno di rimpianti. A questo punto non so cosa sperare. Da una parte vorrei che il Bayern ritrovasse finalmente la sua dimensione vincente, dall'altra aspetto un'offerta che possa ridare respiro alla carriera di Ronaldinho. Non ci resta che attendere e vedere.
A 31 anni Ronaldinho ha appena completato una delle migliori stagioni in carriera, ma purtroppo i suoi sforzi sono stati vani. In quest'annata ha collezionato 58 presenze, con 28 gol e 7 assist, facendosi vedere spesso anche in costruzione per aiutare i compagni. Il Bayern Monaco però ha chiuso soltanto terzo in campionato, a 2 punti dall'X campione e dietro a Gladbach. La difesa finalmente registrata è stata la migliore del torneo, con appena 25 reti subite, ma in attacco la squadra ha continuato a faticare, fermandosi a 53 gol complessivi. Una consolazione è arrivata comunque in Pokal, dove i bavaresi hanno raggiunto la finale e Ronaldinho li ha trascinati al successo con una doppietta fondamentale nel 3-1 contro il Kaiserslautern. In Champions League si è visto un leggero miglioramento con il ritorno ai quarti di finale, ma ancora una volta il Chelsea si è confermato bestia nera e ha eliminato il Bayern con un 4-2 complessivo. Negli ottavi contro il Leverkusen Ronaldinho vi ha regalato uno dei gol più belli della stagione: respinta raccolta al limite, ingresso in area e tiro a giro perfetto che batte il portiere. Finalmente un trofeo in bacheca, anche se non dei più prestigiosi, ma non voglio sbilanciarmi troppo. Ogni volta che ho parlato di svolta, le stagioni successive hanno riportato subito la squadra alla realtà. Arriviamo così al 2038. Il fisico di Ronaldinho comincia a dare i primi segnali di cedimento, con valori in leggero calo. Il Bayern però continua a dare fiducia a scaloni, nonostante i risultati non siano brillanti. Ronaldinho disputa comunque un'altra stagione notevole: 57 presenze, 25 gol e 8 assist. Ma il Bayern non lo segue. Terzo posto in campionato con 67 punti, ben lontano dalle Leverkusen e Lipsia. E la solita eliminazione ai quarti di Champions, ancora una volta per mano del Chelsea. Stavolta con 4-1 totale. Ormai quella schermata di eliminazione contro i Blues è diventata un déjà vu. L'anno dopo la storia si ripete. Ronaldinho resta su livelli altissimi, con 46 presenze, 19 gol e 10 assist e una media voto di 7.45 che parla chiaro. Ma il Bayern non riesce a sostenerlo. Terzo posto in campionato ancora una volta, senza titoli nazionali. In Coppa, il sogno di FB Pokal svanisce ai rigori contro il Leverkusen, mentre in Champions arriva sì un passo avanti con la semifinale, ma la corsa si chiude contro il Manchester City, vincitore 3-1. Rimangono 2 stagioni al termine della carriera e la speranza, per quanto flebile, è ancora accesa. La penultima stagione però è segnata dagli infortuni. Ronaldinho salta diverse partite e chiude con appena 36 presenze, 7 gol e 6 assist. Nonostante la qualità delle sue prestazioni resti alta, i numeri calano inevitabilmente. Dal canto suo il Bayern torna secondo in campionato con 2 punti dietro Leverkusen, che riesce a spodestare finalmente il Lipsia. In Champions, con Ronaldinho e Box nelle partite decisive, arriva una nuova delusione: eliminazione agli ottavi per mano del Newcastle, capace di vincere sia all'andata che al ritorno in Baviera. Arriva però la nazionale a ridare un sorriso. In Coppa America il Brasile domina la finale contro l'Uruguay, ma il gol non arriva per oltre 110 minuti. Solo al 114esimo, dopo una pressione continua, è Endrick a trovare la rete che consegna il trofeo alla Seleção. Ronaldinho non è stato protagonista assoluto della partita, ma ha potuto sollevare al cielo l'ennesimo titolo con il Brasile. Subito dopo annuncia il ritiro dalla nazionale e dichiara che la stagione successiva sarà l'ultima della sua carriera. Un'ultima annata che, purtroppo, non regalerà la favola sperata. A 35 anni Ronaldinho continua a metterci tutto: 32 presenze titolare e 14 da subentrato, con 22 gol e 5 assist. Numeri notevoli per un veterano, ma insufficienti a cambiare il destino del Bayern. I bavaresi chiudono quarti in Bundesliga, a 13 punti dalla vetta. Escono ancora presto in Coppa Nazionale e in Champions si fermano ai quarti, travolti da Real Madrid con 3 reti all'Allianz. Nemmeno l'ultima stagione riesce a trasformarsi nel lieto fine che tutti aspettavamo, e a fine stagione arriva un'unica offerta, proveniente dall'Arabia, che viene rifiutata per mantenere dignità e chiudere la carriera in Europa. Il bilancio finale racconta una carriera lunghissima: 830 partite tra club e nazionale, 349 gol segnati e 117 assist. Tra stagioni straordinarie e annate complicate, Ronaldinho ha lasciato il segno ovunque sia andato, e nel palmarès figurano una Coppa Libertadores e 2 campionati statali vinti con il Gremio, una Conference League, 2 Europa League e una Supercoppa europea conquistate con il Tottenham e una sola Pokale con il Bayern Monaco, a testimonianza di un'esperienza meno vincente del previsto in Germania. Con il Brasile però è arrivata la parte più luminosa: 2 Coppa America e soprattutto un mondiale, che rimane il punto più alto della carriera di Ronaldinho. Ma nonostante la sfortuna, gli infortuni e una squadra che raramente è stata all'altezza, Ronaldinho ha lasciato un segno indelebile anche nel calcio moderno. Ha illuminato il gioco con colpi di genio, ha trascinato club nazionale, ha conquistato trofei e soprattutto ha regalato emozioni, quelle che nessuna statistica potrà mai raccontare davvero. Non è stato il più vincente, ma è stato leggenda, un talento capace di far sorridere il mondo intero ogni volta che toccava il pallone. E per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e se così fosse allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!